chiamo Carla Reale, e sono una ricercatrice postdoc all'Università di Genova e lavoro all'interno di un progetto europeo che si chiama GenderX. È un progetto che vuole integrare la dimensione di genere, ma anche la dimensione intersezionale nella ricerca, in tutti gli ambiti della ricerca. Sei mai stata all'estero per svolgere un periodo nell'ambito del programma Erasmus oppure di altri progetti di mobilità internazionale? Sì, ho avuto parecchie esperienze di mobilità internazionale, un po' nel corso di tutta la mia carriera universitaria e per lavoro continuo ancora oggi a spostarmi tanto, a fare tanta mobilità proprio all'interno del lavoro di ricerca. Quindi sì, ho visitato parecchi paesi nell'ambito degli studi universitari e ora anche nell'ambito della ricerca. Pensi che queste esperienze che hai vissuto possano essere interessanti e formative? Sono delle esperienze sicuramente molto interessanti e formative da molti punti di vista. Da un punto di vista sicuramente dello studio, perché si vedono dei nuovi anche modi di studiare, dei diversi approcci, ma anche da un punto di vista personale, perché si incontrano persone con background magari differenti rispetto a quello che conosciamo nelle aule della nostra università. Si frequenta un ambiente internazionale che è sempre un ambiente stimolante e molto ricco, quindi sì, sicuramente è una cosa che consiglierei a chiunque abbia voglia di fare un'esperienza di questo tipo. Sono dei bei momenti, ecco, anche preziosi direi. Anche per creare delle nuove amicizie, delle nuove reti, ecco. Certo, relazioni sociali. Mh-mh. Nel caso decidessi di svolgere un progetto di mobilità internazionale, quali pensi possono essere le difficoltà o gli ostacoli che potresti incontrare durante lo svolgimento di questo progetto? Allora, io oggi in particolare sto facendo questa intervista, con voi perché sono una persona con una disabilità uditiva nello spettro della sordità. Quindi, rispetto, alla mia persona, come sentite io sono una persona, oralista, sto studiando la lingua dei segni, ma non nasco come persona segnante, non sono bilingue. Quindi ecco, sicuramente possono esserci, delle barriere, e gli ostacoli sono proprio quelli che riguardano, letteralmente la comprensione. Ostacoli che, tuttavia dipendono anche molto dalla come dire, dalla condizione di ciascuno di noi, e anche ed eventualmente dai servizi che possono essere messi in atto dalle singole università. Pensi che possano essere appunto servizi o ausili tecnologici che possano migliorare l'esperienza? Beh, allora, secondo me ci sono, un po' di cose che possono aiutare, anche qui dipende tanto dalla singola persona. Per esempio, chi porta delle protesi acustiche un po' più tecnologiche delle mie, potrebbe volersi connettere ai dispositivi, dell'aula che amplificano il suono. Ecco, forse prima di tutto una piccola digressione: sarebbe bello se ogni aula, ma questo tendenzialmente lo troviamo un po' ovunque, avesse un microfono, quindi che il suono fosse amplificato, che ci fosse la possibilità per le persone con disabilità uditiva di, per esempio, mettersi nelle prime file, quindi magari riservare le prime file alle persone che hanno disabilità uditiva. Spesso io mi ricordo che nel mio corso di studi c'era moltissima grande fila per accedere alle aule, una grande corsa, difficilmente io riuscivo a mettermi nei primi banchi. Per me poter leggere il labiale, quindi avere una certa vicinanza alla persona, per vedere la sua faccia, ed anche una certa vicinanza alle fonti del suono è abbastanza importante. Quindi direi, aule con una buona acustica, ecco, microfoni comunque, dispositivi che possano amplificare il suono, magari potrebbe essere una buona possibilità riservare, i primi posti agli studenti con, una disabilità uditiva, in questo caso parlo di questo. E cos'altro? Collegarsi agli apparecchi acustici anche, questo dipende tanto dal tipo di apparecchio che la persona porta. Nel mio caso io non ne avrei bisogno perché i miei apparecchi non mi danno questa possibilità, non sono così tanto bionica, ma altre persone invece sono più tecnologiche.
E sarebbe anche bello, ma questo mi rendo conto che è un po' più complesso, avere la possibilità di avere dei sottotitoli. Ecco, per Sì. persone oraliste con disabilità uditive, i sottotitoli sono sempre salvifici. Purtroppo non è sempre possibile, mi rendo conto, ma se dovessi pensare a delle soluzioni, sicuramente anche quella dei sottotitoli potrebbe essere una, quindi è una forma di accessibilità abbastanza rilevante che potrebbe fare la differenza per tante persone, soprattutto perché se stiamo parlando di lingue straniere magari può esserci Mhm. anche la barriera linguistica, ecco, che si somma. Hai delle proposte aggiuntive da fare, da suggerirci in merito a questa tematica, tenendo ovviamente conto delle tue esigenze o delle necessità che potrebbero avere altri tuoi colleghi nelle stesse condizioni? Beh, alcune riguardo ho immaginato, diciamo, prima abbiamo fatto un'ipotesi di lezione, no, che cosa succede se io Sì, vado a lezione, vado a seguire un seminario, una conferenza, durante un programma di mobilità. Forse un'altra parte importante, diciamo, di relazione con l'università è quella con gli uffici amministrativi. Anche qua io potrei avere qualche barriera per quanto riguarda, le comunicazioni. Quindi forse potrebbe essere, carino in ogni caso fare in modo che le informazioni siano, come dire, chiare e accessibili anche in un sito internet, quindi che non ci si debba per forza solo recare di persona ad avere queste informazioni, o magari una chat, non so, un servizio di chat in cui chiedere le informazioni, anche perché penso, non so, agli ultimi anni in cui, le persone nello spettro della sordità con fra mascherine e, come dire, quei pannelli, che perlomeno in Italia, negli uffici pubblici, sì. venivano, messi fra la scrivania dell'utente e la scrivania di chi prestava il servizio, fondamentali sicuramente per proteggere la salute delle persone coinvolte, però costituivano una barriera notevole per le comunicazioni. Spesso mi sono trovata in condizione di dover chiedere alla persona di abbassare la mascherina, persona a Mm. sua volta peraltro coperta da questo pannello, e non ho sempre ricevuto delle risposte molto accoglienti in questo senso. Da una parte comprensibilmente, dall'altra, come dire, la barriera di cui io avevo esperienza in quel momento era molto forte, ecco. Quindi forse un servizio di chat potrebbe essere, rendere comunque le informazioni disponibili in maniera chiara e completa online anche.